Ciao a tutte! Oggi un progetto facile e veloce da realizzare, anche molto carino. Sarà un bel fuori porta a tema mare. Questo è il cartamodello che vi metterò gratuitamente nella descrizione del video. Adesso do le misure anche per chi non ha la possibilità di scaricare il cartamodello. Allora, la vela misura 20 di larghezza per un'altezza di 12 centimetri, quindi tracciate questa linea orizzontale, questa in verticale e unite le due diagonali e formerete già la vela. Invece la barchetta misura 7,5 per 16,5. Disegnate un rettangolo e andate a stondare gli angoli. Invece per la bandiera dovete disegnare un rettangolo che misura 7 centimetri. Dopodiché andate a tracciare, scendete di 2 centimetri, quindi disegnate questo rettangolo, poi scendete di 2 centimetri, tracciate queste due diagonali e formerete la bandiera. Questo è un progetto facilissimo alla portata di tutte, è veramente facile. Allora, adesso vi faccio vedere come voglio realizzarla io. Questa barchetta sarà bicolore, però se volete, questo è il cartamodello, potete invece disegnare tutta la sagoma e realizzarla solo con una fantasia o una tintunita, secondo il tessuto con cui deciderete di realizzarla. Io la farò bicolore. Sul cartamodello troverete questa indicazione, questa qui. Cosa dovete fare? Dovete ritagliare il cartamodello se volete fare come farò io. Piegate questa parte qui, dopodiché andate a disegnare la sagoma e lasciate sulla parte in basso, quando andate a ritagliare il tessuto, 1 centimetro in più di margine. Una volta ritagliati questi due pezzi, dovete ritagliare due strisce. Adesso vi do la misura. Allora, queste due strisce misurano 3 centimetri per, questa è più lunga ma non fa nulla, per 19,5. Ne ritaglio due della stessa identica misura. A questo punto vado a prendere questa striscia e la posiziono qui sulla parte superiore della barca, così, dritto con dritto, e la vado a fissare con un punto di cucitura a 1 centimetro dal bordo, sia qui e sia qui. E me la vado a cucire. Lunghezza punto 2,5, tensione del filo a 4. Questo come cucirò io. Ho cucito, adesso apro per bene questa cucitura e vado a fare una ribattitura vicino al bordo, sia qui e anche qui, sulla parte superiore. Se volete potete fare due cuciture, una vicino al bordo sulla parte superiore e una cucitura sulla parte inferiore. Potete fare anche un punto decorativo sulla parte attintunita, chiaramente. Adesso che ho fatto la ribattitura vicino al bordo, io l'ho fatta solo sulla parte superiore, dovete mettere dritto con dritto e far combaciare queste due cuciture che avete appena fatto. Dopodiché si andrà a cucire sempre a 1 centimetro dal bordo. Fermate per bene e soprattutto fate combaciare queste due cuciture. Una volta fatto, dovete andare a cucire a 1 centimetro dal bordo. Su carta modello troverete anche dove dovete lasciare l'apertura, quindi sulla parte superiore si va a lasciare un po' di apertura, perché da qui una volta cucito dobbiamo andare a risbottare. Quindi inizio, blocco il punto e faccio questa cucitura a 1 centimetro dal bordo, tutto intorno, e qui mi blocco perché qui deve restare aperto. Allora, ho cucito e qui c'è l'apertura. Adesso mi distanzio dalla cucitura di 5 mm, taglio gli angoli e dove c'è l'apertura lascio il tessuto in più. Qui taglio gli angoli, mi distanzio dalla cucitura di mezzo centimetro, qui c'è l'apertura e lascio questo tessuto in più e vado a togliere tutto l'eccesso. Una volta fatto vado a risvoltare e vado a riempire con dell'ovatta a fiocchi. Ecco fatto. E da qui vado a risvoltare, mi aiuto con una bacchetta. Adesso che ho risvoltato, io ho tirato per bene fuori gli angoli e le cuciture, vado a riempire con dell'ovatta a fiocchi. Adesso che ho riempito per bene questa bella barchetta, metto il tessuto all'interno dove c'era l'apertura
E adesso potete chiudere questa apertura o con un puntino di colla a caldo o colla per tessuti, oppure con un punto di cucitura. Io farò un punto di cucitura con ago e filo, quindi. Allora, ho bloccato il punto, adesso vado a pizzicare il tessuto qui all'interno così e anche sull'altra estremità, sempre vicino al bordo, così non si vedrà nulla. Faccio questo per tutta l'apertura. Adesso andiamo a realizzare la vela. Allora, la vela la potete fare o come farò io bicolore, oppure tutta di un colore. Quindi a questo punto, se volete fare tutta di un colore, mettete due tessuti dritto con dritto, disegnate tutta la sagoma, lasciate l'indicazione dove deve restare aperto e poi andate a cucire sul disegno della sagoma. Tutto qua. Se invece volete realizzarla come farò io, dovete innanzitutto scegliere con quale colore volete disegnare le due vele. Sul carta modello troverete l'indicazione dove dovete andare a ritagliare, se no piegate come ho fatto io, ritagliate tutte le sagome e piegate sulla metà. A questo punto dovete andare a ritagliare un tessuto per una vela, lasciando, una volta disegnato, lasciando sempre un po' di margine tutto intorno. Stessa cosa di qua, vedete, ho lasciato circa un centimetro e mezzo tutto intorno. Una volta ritagliato le due sagome, dovete mettere dritto con dritto e dovete andare adesso a cucire a 1 centimetro dal bordo, da qui a qui. Una volta effettuata questa cucitura, dovete aprire la cucitura, se stirate, ma con questo caldo, ragazze, io non stiro, vado a piegare, a stirare così con le dita. Una volta fatto, vi posizionate sul dritto. Prendete un altro tessuto che sarà il dietro, praticamente non si vedrà perché essendo un fuoriporta io lo farò a tinta unita, quindi dietro appendendolo non si vedrà nulla. A questo punto mettete dritto con dritto, così, fermate per bene tutto con gli spilli e lasciate l'apertura dove è indicato su carta modello. Qui. Quindi adesso vado a fissare tutto per bene con le mollettine. Io sto utilizzando del cotone 100% e la vela rossa la sto realizzando con il velluto rosso. Quindi adesso me la fermo per bene perché essendo anche un po' elastico scivola. Adesso che ho fermato, prendo il cartamodello, me lo posiziono così aperto e vado, questa parte qui la vado ad appoggiare qui su questa cucitura appena fatta e mi vado a disegnare tutto il contorno. Metto anche due segnetti dove deve restare aperto. Una volta disegnata tutta la sagoma, inizio a cucire proprio da qui dove resterà aperto, blocco il punto e vado a cucire sul disegno appena fatto della sagoma e qui mi blocco perché qui deve restare aperto. Adesso che ho tagliato tutto l'eccesso del tessuto vado a portare sul dritto, vado a risportare e tiro per bene fuori tutti gli angoli. Allora, io devo andare a stirare perché qua ci sono i segni della penna cancellabile. Pazienza, adesso da questa apertura andate a riempire con l'ovatta a fiocchi anche la vela e poi vi farò vedere come si assembla. Poi vi faccio vedere anche come si fa la bandiera. Adesso decidete se chiudere questa apertura sempre con ago e filo cucito a mano o con un puntino di colla, io non lo so. Quasi quasi metto un puntino di colla. Ma sì, ok, accendo la pistola a caldo e iniziamo così ad assemblare tutto. Allora, nel frattempo che la pistola si riscalda, questo è il cartamodello della bandiera. Dovete ritagliare la sagoma e decidete se realizzare la bandiera o con il panno lench oppure prendendo un qualsiasi tipo di tessuto con cui state appunto che sta bene con l'abbinamento dei colori che avete scelto per realizzare la vostra barchetta e adesivate il dietro con un po' di interfaccia in modo tale che non farà sfilacciare il tessuto e darà un pochino di struttura al tessuto. Io ad esempio ho fatto così, ho adesivato, stirato un po' di interfaccia e la mia bandiera è bella tesa e non sfilaccerà, a parte che questo tessuto comunque non sfilaccia, però se avete un tessuto che sfilaccia fatelo sia perché non sfilaccia sia perché gli dà un po' di struttura. Se invece utilizzate il pannolence o il feltro non ci sarà bisogno di adesivare nulla. Quindi io ho deciso che sarà così, ci sta benissimo. Adesso cosa dovete fare? Dovete prendere del cordoncino perché andiamo sia a decorare il davanti della barchetta e anche
ad attaccare la bandiera su questo cordoncino. Io userò questo bianco perché ci sta benissimo, mi piace, quindi potete utilizzare in commercio, ci sono tantissimi colori, o lo realizzate in juta, con la juta, oppure il cordoncino così sintetico o qualsiasi altra cosa. Insomma, l'importante è che non è molto sottile. Quindi adesso che la pistola è calda iniziamo. Ora, io andrò a fare questa decorazione. Ho preso un'estremità e ho formato un piccolo cappietto che incollerò poi qui. Poi vado a prendermi la misura perché voglio realizzarla praticamente così. Voglio che questo cordoncino stia così. Allora che faccio? Prendo la misura qua, qua. Io vado a formare un altro cappietto, quindi inserisco e vado a formare il cappietto qui. Perfetto. Adesso, benissimo. Ok, adesso ci siamo. Questo lo togliamo. Vado ad incollare un puntino di colla qui, mi attacco questa estremità e aspetto che si asciuga. E poi mi vado a centrare questa, sempre con un puntino di colla, però aspettate che si asciuga. Adesso, sempre con lo stesso cordoncino, mi vado a formare un cappietto. Così. Perfetto. Taglio un pochino di eccesso. Vado a mettere un pochino di colla e vado ad unire le due estremità del cordoncino. Così. Dopodiché prendo la bandiera e vado adesso ad incollare, la bandiera deve stare così, questa estremità qui. In questo modo, così. Così avrete il cappietto, potete appendere dove volete la vostra marchetta fuori porta e la bandiera è ben rifinita e starà ben tesa, vedete? Adesso cosa dovete fare? Sul dietro adesso dovete andare a centrare la barca, dovete lasciare un pezzettino di cordoncino che si vede. Intanto io mi prendo i segni così so dove devo andare ad incollare. Quindi lasciate circa 3 centimetri di spazio, si deve vedere il cordoncino. Questa andrà poi incollata qui sulla metà con la colla e poi la barchetta deve andare così, si deve vedere diciamo l'albero della barca a vela e lasciate sempre un po' di spazio, circa 4-5 centimetri. Quindi fate vedere 4-5 centimetri di cordoncino e incollate la barchetta, chiaramente allineatela per bene alla barchetta, non mettetela così, centratela bene. Quindi adesso io vado ad incollarmi tutto e vi faccio vedere come decorarla. Allora, io come decorazione a questa bella barca a vela, questo bel fuoriporta, sono indecisa perché vorrei fare un pesciolino tropicale oppure mettere quest'ancora. Questo il tutorial dell'ancora l'ho già fatto e lo trovate sul mio canale. Giù nella descrizione del video, nell'info box, io vi posterò anche il link per realizzare questa bella ancora in tessuto imbottita. Guardate, ci sta benissimo.
Intanto facciamo anche il pesciolino, poi deciderò, al limite li metterò tutti e due, ma anche se credo che non ci sia spazio per poterlo fare. Deciderò dopo. Allora, questa è la sagoma del cartamodello. Non dovete fare altro che ritagliare due tessuti. Prima la sagoma. Io userò questo tessuto che richiama il bordino che ho fatto qui nella barchetta e vado a cucire mettendo i due tessuti dritto con dritto su tutto il disegno della sagoma senza lasciare nessuna apertura. Una volta cucito, vi faccio vedere come va, dove va fatto il taglietto per risvoltare. Allora, adesso vado a cucire sul disegno della sagoma e vi faccio vedere dopo cosa dobbiamo fare. Mi raccomando, usate la lunghezza del punto più corta che avete perché è una dimensione piccola e ci sono parecchie parti curve, quindi io metterò lunghezza punto 1.8, la tensione del filo sempre a 4. Allora, ho cucito tutto intorno. Adesso, innanzitutto, mi vado a distanziare da questa cucitura di qualche millimetro. Qui dove ci sono gli angoli vado a fare dei taglietti e mi avvicino quasi, senza toccare chiaramente, la cucitura. Questo agli angoli. E poi mi distanzio da tutto il contorno di qualche millimetro e vado a ritagliare. Adesso vado a velocizzare, vado a tagliare tutto l'eccesso del tessuto. Adesso separate i due tessuti e qui, diciamo al centro, fate un piccolo taglietto, perché adesso risvolteremo da qui e imbottiremo anche con dell'ovatta a fiocchi proprio da questa apertura. Quindi velocizzo e vado a risvoltare per bene tutto. Tiro per bene tutto fuori, vado a riempire con l'ovatta a fiocchi. Allora, non ho imbottito tanto questo pesciolino rispetto a questo perché questo è un tessuto elasticizzato, mentre questo è tinta in filo, quindi non va ad allargarsi. Quindi ho cercato di lasciare più o meno la stessa dimensione, non riempiendo tanto con l'ovatta. Adesso andate a fare anche un punto grossolano e chiudete questa apertura. Dopo averla chiusa, prendete qualsiasi etichetta o un pezzettino di pannolencio o di feltro e lo andate ad incollare sulla chiusura. Io ho messo l'etichetta Handmade qui, ma potete metterci qualunque cosa, quindi io continuo a chiudere qui l'apertura con un punto grossolano e poi vado ad incollarci un'etichetta anche qui. Allora, nel frattempo che la pistola si riscalda per bene, vado a creare la stessa profondità che ho creato qui. Quindi parto da dietro, in modo tale che creando, dopo aver creato un po' di profondità, io posso mettere una perlina per simulare gli occhi, ma se volete potete mettere anche un bottoncino, eh. Ecco fatto, ho creato la profondità, adesso prendo uno di questi occhietti, ma potete usare, ripeto, anche un piccolo bottoncino, glielo vado ad incollare all'interno, così. I pesciolini sono pronti, adesso decido, faccio delle prove per vedere quale decorazione metterò su questa parte qui, sono carini anche i pesciolini. Adesso vediamo. Allora, ho incollato l'etichetto, ho messo un occhietto anche dietro, anche se dietro non si vedrà perché ripeto questo è un fuori porta. Adesso potete decidere se realizzarne due come ho fatto io e posizionarli così, guardate, come se si baciassero i due pesciolini in questa maniera. Oppure andate a realizzare questa bellissima ancora in tessuto e potete, anche se a me devo dire che mi alletta molto l'ancora, fate un nodino e potete mettere anche qui l'ancora. Questo a gusto vostro, eh? Ecco fatto, aspettate che spingo per bene all'interno. Ok, fatto il nodino, il doppio nodino e mi sono fissata l'ancora. A me piace di più con l'ancora, anche se i pesciolini devo dire che sono veramente belli anche, quindi non lo so, adesso vediamo. No, 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 no. Così mi piace di più. Però con i pesciolini messi in quel modo è molto carino anche. E praticamente il fuoriporta è finito ed è facile, come avete potuto vedere, bello d'effetto. Questo poi sarà appoggiato alla parete, quindi, o alla porta, quindi starà ben fermo, eh. Adesso ve lo faccio vedere appeso. Devo dire che la versione con i pesciolini mi piace tantissimo. Dovete semplicemente incollarli dietro al cordoncino. Bellissima.
Questo è l'effetto che ha sulla porta, che meraviglia, mi piace tantissimo, anche i colori, bellissimo. Il tutorial è finito. Il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto. Solo cose facili nel periodo estivo, perché fa caldo, come ho già detto l'altra volta. Realizzatevi questi pesciolini e componete questo bel fuoriporta anche con i pesciolini perché sono veramente bellissimi questi due pesciolini tropicali. Usate la vostra creatività per rendere questo fuoriporta particolare. Io ringrazio tutte voi, come sempre se vi è piaciuto un cuoricino, se potete una condivisione e fatemi anche vedere i vostri lavori. Mi trovate anche su Facebook il Cucito di Miu, dove potrete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial e a me fa veramente piacere vederli, quindi cercatemi anche lì, il Cucito di Miu. È un gruppo privato che ho aperto appositamente per voi, per dare la possibilità a tutte voi di poter pubblicare i vostri lavori. E detto questo, ciao a tutte, ci vedremo al prossimo tutorial di Cucito Creativo. Ciao!